fatto degli altri viaggi? Abbiamo fatto viaggi a Milano. Per quale motivo? Ma lui si incontrava con personaggi di Milano. Onestamente io alle volte stavo in macchina, per cui non vedevo con chi si incontrava o chi si incontrava. Alle volte invece vedevo che si incontrava con determinati personaggi. Ecco, ci parla, usciamo dai personaggi, se sai il nome di qualcuno, cosa sa di questi viaggi a Milano? Praticamente lui si recava perché a Milano c'erano i fratelli Pullarà che andavano e venivano dalla Sicilia, che con lui conosceva benissimo. Pullarà, come si chiama? Giovanni Ignazio. Giovanni è il Grande, Ignazio è il Piccolo, lo conosco tutti e due perché anche loro sono originari di San Giuseppe Jato. Quindi incontra i fratelli Pullarà, poi? C'era il Martello. Martello chi? Ma mi ricordo se era Mario o non me lo ricordo come il nome esattamente, non me lo ricordo. Incontrava anche Alfredo Bono. Insomma, c'era una serie di personaggi che gravitavano attorno a Milano che lui conosceva benissimo. E che cosa può dirci di questi viaggi, di questi incontri, se può dirci qualche cosa? Non so se posso dire. Sì, comunque, certo, comunque erano dei viaggi che servivano anche per risolvere dei problemi che avevano dei personaggi di Milano. Un viaggio che ho fatto con... personaggi di Milano, a chi intende riferirsi? Silvio Berlusconi. Che cosa erano questi problemi? I problemi erano inerenti al fatto che siamo andati a Milano con Enzo Cafari Enzo Cafari è quel massone di cui ha già parlato. Ma era più che un massone, era un personaggio legato all''ndrangheta calabrese. Siamo andati a Milano per cercare di... così poi ho capito, cioè in principio no, perché non lo sapevo perché andavamo a Milano. Siamo passati da Roma per prendere Enzo Cafari e poi siamo andati a Milano. A Milano lui si incontrò... sempre in macchina? Sì, sempre in macchina. I nostri viaggi erano sempre in macchina. Vabbè, allora tutte le volte che cambiate mezzo, se avete cambiato mezzo lo preciserà lei. Non l'abbiamo mai cambiato mezzo. Quindi allora i suoi viaggi sono sempre in macchina? Sempre in macchina. Benissimo. Praticamente passiamo da Roma, prendiamo Enzo Cafari, ci rechiamo a Milano. A Milano si incontrò con dei personaggi di Locri. Che periodo siamo? Sicuramente antecedente al 79, 78, 77, non glielo so dire, 76, seconda metà degli anni 70, tranquillo. Continua. Praticamente ci siamo recati a Milano, lui ha parlato con questi personaggi di Locri. Però io non ho assistito alla parlata, sono rimasto in macchina. Dopo però ho visto questi personaggi, dopo lui mi spiegò che erano dei personaggi di cui c'era uno latitante perché aveva fatto un sequestro a Torino. Quindi sono questi di Locri? Sì, questi di Locri. E praticamente al ritorno parlava con Cafari e ci diceva, ho capito che questi personaggi di Locri volevano sequestrare o il figlio di Berlusconi o qualche familiare di Berlusconi. E il Bontade, che a un certo punto diventava autoritario, era una persona molto, molto gentile, cortese, però al momento giusto arrivava ad essere anche autoritario. Mi ricordo che disse a Cafari che questi di Locri già una volta avevano avuto a che dire con dei siciliani. Mi pare che avevano avuto a che dire con un certo Masino Scaduto. Che era di dove? Di Bagheria. Di Bagheria.
e praticamente dice ci ha fatto finire più peggio di come ci ha fatto finire Masino. In italiano? Cioè ce la faccio finire peggio di come ce l'ha fatta finire il Masino scaduto. Questo è quello che disse in questa situazione. Comunque era molto alterato, perché praticamente non voleva che chiaramente venisse effettuato questo sequestro. E poi ritornammo da Milano, ritornando da Milano ci siamo fermati in un'area a Roma Nord, non mi ricordo, in un'area di servizio, dove ci aspettava, c'era Tanino Fiore e Pippo Calò. Quindi Tanino Fiore del Bebiluna. Sì, Gaetano Fiore del Bebiluna e Pippo Calò, che allora era universalmente conosciuto come il signor Mario. Signor? Mario. E allora che succede? Cioè, sa qualcosa di questo incontro Cioè, con Tanino Fiore e Pippo Calò oppure no? No, secondo me praticamente... No, il secondo me, ecco, se è opinione, sì. non ci interessa. E allora, il discorso è che si appartarono con il signor Mario, alias Pippo Calò, parlarono del più o meno e poi noi ci siamo andati a Palermo. Per cui non mi ricordo particolarmente, ma io penso che andò... Il Cafari lo lasciaste o venne... Come? Il Cafari lo lasciaste? No, l'abbiamo lasciato a Roma, il Cafari, perché praticamente lui mi pare che gestiva una società, una cosa di brokeraggio di assicurazioni a Roma. Ora le chiederò chi è Cafari. Mi interessava invece precisare, all'incontro con le persone di Locri, Cafari partecipa? Sì. Partecipa. Anzi, praticamente... Mi scusi se le faccio la domanda e mi risponde... sì o no? Sì o no in questo caso, perché andiamo più speditamente. All'incontro tra Stefano Bontate e Tanino Fiore e Pippo Calò, Cafari partecipa? Sì. Pure, quindi Sì. sostanzialmente resta estraneo soltanto lei. Sì. Ho capito. Senta, per concludere il suo riferimento a quel colloquio milanese che ha per oggetto il tentativo di sequestro di Silvio Berlusconi o di un suo familiare o di un suo parente comunque, sa qualcos'altro oppure la sua conoscenza dei fatti si limita a quello che ha già riferito? Cioè, l'unica cosa che so era che il Berlusconi veniva dato come amico dei Pullarà, che non so, gli avevano fatto una grossa cortesia, sia a lui personalmente, perché proprio aveva avuto o lui o un suo parente avevano avuto un problema una volta in un night con dei malavitosi. E loro gli avevano evitato dei fastidi. Loro sono i Pullarà. I Pullarà. Addirittura mi ricordo che però per tutto questo, non solo chiaramente per il fatto del night, ma per altri fatti inerenti sempre alla tranquillità locale, lo Stefano Bontate mi disse che ci stavano tirando un raricune, alias lo stavano estirpando, cioè ci stavano facendo delle grosse estorsioni. Al Berlusconi. Al Berlusconi, sì, questi Pullarà. Senta, se è possibile, per cercare di ancorare questo viaggio nel tempo ad un fatto eclatante, ad un fatto di data certa. Lei sa quando è stato ucciso il colonnello Russo? Il colonnello Russo, che era mio amico, è stato ucciso nel 1976 o 77, se non mi sbaglio. Quindi è stato ucciso nell'agosto del 78 del 77 per la del 77, esatto. E questo fatto, questo viaggio, puramente posteriore all'uccisione del colonnello Russo, perché è anteriore al 79 grosso modo, no? Se il colonnello... Ecco, ad esempio, anticipando una cosa che lei... Non parlate insieme. Che lei ha già accennato, ha detto
del progetto del 79, no? Sì. È anteriore a questo fatto? Sì, anteriore. Quindi la parentesi, diciamo, cronologica è questa. Sì. A parte ancora una volta quello che ha già riferito su questo progetto e su questo rapporto del quale le parla chi? Ecco, ripeta chi le parla di questo rapporto tra Berlusconi e i fratelli Pullarà. Me ne parla Stefano Bontada. Aspetta. Signor Sino, Sì. a parte questo viaggio a Milano di cui ha già riferito, Sì. ebbe occasione di fare altri viaggi a Milano con qualcuno? Sì, ho avuto occasione di fare altri viaggi a Milano con Giacomo Vitale, in un'occasione per andare a parlare con Dell'Utri per una questione inerente Cuccia. Cuccia chi? Cuccia è banchiere. Il banchiere. Sì, il Giacomino Vitale andò ad affrontare con Dell'Utri andò a affrontare la questione di un interessamento presso il banchiere Cuccia per la questione di Sindona, riguardante Sindona. Cos'era questa questione che riguardava Sindona? Era un'opposizione che faceva Cuccia a Sindona per questioni inerenti banche o cose di questo genere. Dove avviene questo incontro? Sì, praticamente avviene al centro di Milano, andiamo a mangiare in un ristorante, andiamo a colazione in un ristorante del centro di Milano, mi pare che fosse sotto i portici, sotto un ristorante che era sotto i portici di Milano. Era un bel ristorante, abbiamo mangiato bene, lui si ricordava di un precedente incontro che aveva avuto con me. Lui chi è? Dell'Utri. Praticamente io sono stato compagno di scuola dei Dell'Utri, dei tre fratelli Dell'Utri, i due gemelli e il fratello più piccolo che era il mio compagno di banco invece. Praticamente siamo stati compagni di scuola al Don Bosco, al San Polo. Scusi un istante, Prego. Non perdiamoci rispetto al tema principale. Sì. Quindi avete questo pranzo. Sì. Chi siete intanto? Io, Giacomo Vitale e Dell'Utri. Questo Dell'Utri, del quale non ricordo il nome di battesimo. No, non è che lo ricordo, è un'amnesia. Sì, dico, lo vuole descrivere intanto? Praticamente così vediamo di identificarlo. È una persona di altezza media, non che conosco benissimo, siamo stati compagni di scuola, l'ho visto parecchie volte, per cui in questo momento per un'amnesia non mi viene il nome. Sì, tra l'altro lo ha già detto nel corso dell'interrogatorio, quindi eventualmente glielo contesterò il nome. Va bene, vediamo se ci arriva lei spontaneamente. Allora, in questo pranzo chi parla e che cosa dice? Parla Giacomino Vitale, dice che se era possibile, che conoscenza aveva, all'altezza di conoscenza che aveva per arrivare a Cuccia. A Cuccia che diceva il Vitale che osteggiava l'aiuto a Sindona, cioè praticamente si opponeva a Sindona. Il Vitale diceva pure che tutto quello che era siciliano al Cuccia era antipatico, cioè praticamente perché aveva avuto dei problemi, addirittura diceva lui che era stato cacciato dalla Sicilia, aveva avuto dei problemi. Anzi, perché Cuccia era siciliano e siciliano? Sì, diceva che è siciliano. Praticamente mi dicevano che avevano anche una villa a Baida, dove addirittura c'era ancora una sorella vivente del Cuccia. Stavano cercando disperatamente di agganciare anche questa situazione. Io pensai che fosse... Scusi, questa situazione chi è? Cioè la situazione della signora Cuccia. Quindi stavano sorella del Cuccia. Sì. Stavano vedendo di arrivarci, però non si ricordavano bene se era viva, insomma, stavano vedendo un po'
come poter arrivare a questa signora che aveva questa villa a Baida. Sì. Chiaramente il Dell'Utri immediatamente disse che non aveva possibilità di arrivare a Cuccia, perché diceva che erano su piani diversi, se no dice assolutamente io non ho modo di poter arrivare a Dell'Utri, a Cuccia. Quindi che significa su piani diversi? Cioè praticamente che il piano su cui si muoveva il Cuccia era superiore a quello che si muoveva lui. Lui? Dell'Utri. Lui Dell'Utri. Senta, l'epoca di questo viaggio riesce a datarla? Sì, praticamente noi siamo nei primi mesi del 79. Primi mesi del 79. Sicuramente prima della venuta di Sindona in Sicilia. Molto prima. Senta, nel corso di questo colloquio tra Giacomo Vitale e il Dell'Utri, sì. Vi fu qualcuno dei due che disse qualcosa di più preciso relativamente a Cuccia oppure no? Sì, praticamente il come si chiama, il Vitale disse che praticamente se questo Cuccia non si metteva la testa a posto gli avrebbero rotto le corna. E lei sa se per caso dalle parole si passò ai fatti? Sì, poi successivamente il Vitale mi raccontò che con Ciccio Foderà e con un macellaio contrabbandiere che si chiamava Puccio e che partecipò pure al viaggio Sindona da Atene a Palermo, e praticamente con questi personaggi bruciarono o la porta di casa o il portone dell'abitazione del Cuccia. Questi personaggi chi sono? Li ripeta? Ciccio Foderà, Giacomino Vitale e certo questo Puccio macellaio contrabbandiere. Puccio macellaio contrabbandiere. Senta, sempre su questo tema specifico Cuccia. Mi scusi, Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri. Perché minuto fa mi ricordavo anche Giacomino Vitale. Succede, è diabetici. Dicevo, su questo tema specifico di Enrico Cuccia, lei ha sentito più nulla a parte la minaccia di rompergli le corna e poi la notizia invece che gli avevano bruciato, gli avevano danneggiato una porta? Ma in che senso non ho sentito più nulla? Cioè sente parlare di altro, sente dire altro anche in occasione diversa da questa? Non mi ricordo onestamente, forse quando ho avuto qualche incontro con Sindona, che ho sentito parlare, che diceva che era uno dei suoi più acerrimi nemici. No, non era questa. No. Lei sente parlare in qualche occasione di minacce rivolte al Cuccia? Sì, sento parlare di minacce rivolte al Cuccia dal Giacomo Vitale, che dice che gli ha fatto delle telefonate. Che gli ha fatto delle telefonate. Quando sì. Ne sente parlare di queste telefonate? Ne sento parlare esattamente quando durante il soggiorno di Sindona a Palermo. Senta, lei sarebbe in grado di identificare a distanza di tutti questi anni la voce del Giacomino Vitale? Penso di sì. In base a che cosa ritiene di poterlo fare? Giacomo Vitale aveva una voce un po' stridula e poi aveva un intercalare delle frasi con cui intercalava sempre i suoi discorsi, tipo mi sono spiegato, mi spiego, va bene,
Questo è il suo tipo di intercalare che aveva. Per cui sulla base di questa situazione io penso di essere in grado di identificare la voce, se eventualmente è quella del Vitale. Senta, con una risposta flash, sì, per farci capire in questo momento un aspetto, lei ha avuto rapporti, che tipo di rapporti ha avuto con Giacomino Vitale? Con Giacomino Vitale ha avuto rapporti di fratellanza massonica. Dico proprio come risposta sintetica. Fratellanza massonica e amicali, al di là della fratellanza massonica eravamo diventati amici, siamo risolti assieme alcun tipo di problemi. Si presenta un'altra domanda prima di procedere a questa. Signor Sino, sì, lei sa se Giacomo Vitale è in vita oppure no? Mi scusi? Lei sa se Giacomo Vitale è in vita oppure no? Io l'ultima volta che l'ho visto è stato nell'87 o nell'88, so che è scomparso, sicuramente sarà stato ucciso. Da chi ha appreso questa notizia? Ma praticamente si vociferava nell'ambiente, è chiaro che... Nell'ambiente quale? L'ambiente mafioso. Sì. L'ambiente mafioso dissero che un simile cane, cioè feroce, non poteva essere lasciato vivo. Sto parlando anche, fu nell'occasione anche dell'uccisione di Giovanni Bontade. Dissi, ma perché? Domandai, ma perché questi sono stati uccisi? O Giacomino, specialmente per Giacomino, non tanto per Giovanni Bontade, che la cosa mi interessava relativamente. Ma per Giacomino Vitale, che avevo conosciuto, così dissi, ma questo scomparì, che fece, se ne... Dice, ma tu pensi che un cane simile possa essere lasciato? E chi era l'interlocutore? Giovanni Brusca. Giovanni Brusca. E allora ora, se possiamo procediamo fare sentire... a questo esperimento. Pronto l'avvocato? Sì. Buonasera, sono io. Sì, mi dica. Avvocato, se le può fare piacere, gli volevo dire questo, dato che lei domani ha quell'appuntamento. Sì. Guardi che puntano il dito soprattutto sopra di lei. Io se le sto chiamando da Roma, sì, che sono a Roma, e puntano il dito tutto su di lei, come se lei che non vorrebbe collaborare. Mi sono spiegato, io lo voglio mettere perché tutte sono pronte a buttare la colpa su di lei. Sia dal capogrande, mi sono spiegato, lei mi capisce, sia il capogrande che al finire a spiccola, il signor Cucce e compagni, danno tutta la colpa a lei, in modo che lei, perché mi creda veramente, io lo vedo e vedo che lei è una brava persona, mi dispiacerebbe perché loro puntano il dito tutto su di lei. Ma puntano per che cosa? Me lo spiega? Dice che lei non vuole collaborare a aiutare quella persona, capisce? Il grande, che lei sa chi è, sì, ha detto che praticamente ha fatto telefonare a quello, mentre come ha detto lei non è vero. Qui non ha telefonato. Perché questo è il grande, ha telefonato a New York, capisci? Sì. Gli ha detto che aveva sistemato tutto e la colpa la dava solo lei, capisci? Poi lei, io lo sto aspettando in modo che lei si sappia calcolare. Io le dico, Ciampi, non lo conosco, non posso neanche telefonare. Ma il grande ne ha capito chi è, no? Il grande immagino sia Sindona, no? No, il signor Andreotti. Sì, Andreotti? Sì. Oh. Ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto, ma che la causa è sua. Ma sono io contro Andreotti. Perciò ci dico, se stia a guardare che lo vogliono mettere a lei dei guai. Va bene? Mi dispiace che non ho più gettone. La chiamo domani alle 12:30 all'una. Benissimo, arrivederla di nuovo. Già sulla base di questa prima registrazione lei che cosa può dire? Senza ombra di dubbio si tratta di Giacomo Vitale.